Buongiorno amici e bentornati sul mio canale. Oggi video davvero veloce ma super efficace perché vi voglio dire il mio metodo infallibile per pulire il piano induzione. Il piano induzione lo abbiamo da quando ci siamo trasferiti qui, quindi da circa 1 anno e mezzo. Prima di ristrutturare questa casa e venire a vivere qui avevamo il classico piano cottura con i fornelli. Devo dirvi che non tornerei indietro per nulla al mondo. Il piano induzione lo trovo più comodo da pulire, molto più comodo, lo trovo più estetico, più moderno, insomma io lo consiglio veramente a tutti. Bisogna avere solo qualche accorgimento, sapere quali sono i prodotti giusti da utilizzare per soprattutto la questione aloni, ma per tutto il resto io ve lo straconsiglio. Noi abbiamo un piano induzione che è quello di Elica, il modello è Nikola Tesla, adesso ve lo faccio vedere e vi faccio vedere soprattutto un metodo infallibile, come vi dicevo, per pulirlo. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video. Adesso andiamo! Per pulire al meglio il nostro piano induzione ci servono solamente 3 cose. Prima di tutto un po' di acqua, poi un qualsiasi spruzzino detergente per superfici in vetro. Io in questo caso sto usando questo che è quello della V5. La V5, se non lo conoscete, è la linea di prodotti per la casa, per pulire la casa di Lidl. Io faccio sempre la spesa alla Lidl, quindi questo l'ho preso lì. E infine, terzo ingrediente chiave per pulire al meglio il piano induzione, dei panni di carta. La carta è eccezionale per questo tipo di cose perché diciamo che i piani induzione sembrano come delle superfici in vetro, quindi se andiamo a utilizzare la spugna ci rimarranno gli aloni, se invece andiamo a utilizzare la microfibra stessa cosa, se invece andiamo a utilizzare per esempio degli stracci o qualsiasi altro tipo di panno rischiamo quasi certamente che ci rimangano dei pelucchi, quindi la carta è la miglior cosa. Io in questo caso ho riutilizzato delle cose che mi avanzano sempre da lavoro, ma va benissimo anche la carta a casa, quindi lo Scottex, diciamo. Come vi dicevo, il nostro piano induzione è il modello Nikola Tesla di Elica, è davvero bellissima. Io lo puntavo da davvero tanto tempo, molto prima di venire a vivere qua. Era uno di quei punti saldi di quello che immaginavo fosse il mio arredamento in questa casa, quindi per me era proprio un must, ero fissatissima. Comunque io ve lo consiglio tantissimo se state pensando di rinnovare casa oppure di andare a vivere in una casa nuova, appunto, perché coniuga benissimo funzionalità ad estetica, è davvero super bella e funzionale. Come vedete è composta da 4 fuochi, diciamo 4 punti induzione, e quello che vedete qui al centro è la cappa. Infatti non abbiamo la cappa dall'alto, abbiamo una cappa integrata che è un sistema di aspirazione e filtrazione in cui appunto viene catturato quando azionato gli odori, i fumi della cucina, della cottura, vengono aspirati da questa cappa e poi sputati fuori da qua sotto. C'è tutto un sistema di filtraggio che sputa fuori poi aria fresca da qua sotto, quindi davvero molto comodo, funzionale ed estetico perché appunto è tutto integrato all'interno dello stesso piano. Comunque adesso vi faccio vedere come pulisco io. Per quanto riguarda la cappa, partiamo subito da questo, è davvero molto semplice. Questa è una semplice griglia che, come vedete, con una semplice mano si riesce a rimuovere e pulire ogni volta che lo ritenete necessario. All'interno ci sono una serie di altre griglie, quindi non succede assolutamente niente, le potete pulire, rimuovere, eccetera. Se vi dovesse cadere qualcosa all'interno non muore nessuno, tranquilli. Ve lo dico perché tantissime volte su Instagram mi chiedono appunto: ma non ti cade mai niente mentre cucini? A me non è mai successo, non so che esperimenti facciano alcune persone in cucina, a me non è mai successo, magari un pochino di acqua di cottura, però ecco, vi assicuro che se dovesse accadere non succede veramente niente e appunto per pulirlo comunque è super facile. Adesso invece vi faccio vedere come si pulisce il resto dell'induzione del piano. Procediamo allora. Armate del nostro spruzzino mitico, non ne serve tantissimo a meno che non sia proprio lercio, gli diamo una bella spruzzata ovviamente.
Con il panno di carta bagnato con l'acqua lo andiamo a pulire ovviamente. Ogni tanto succede che si azioni perché rileva appunto il peso. E subito, prima che si asciughi naturalmente, vado a passare con un panno di carta completamente asciutto sulla parte bagnata. È importante asciugare bene appunto per evitare gli aloni maledetti, quindi andiamo a insistere se necessario, se vedete che non si asciuga immediatamente. Se arrivati a metà vedete che fate fatica ad asciugare perché magari si è bagnato troppo, potete girare al contrario oppure cambiare panno, perché se non è sufficientemente asciutto il panno di carta che utilizzate non vi asciugherà bene e vi farà gli aloni. Naturalmente non succede niente, è solo una cosa di perfezione, diciamo, però fate attenzione naturalmente a tutti i bordi del perimetro, che è dove si incastra l'acqua e magari non asciugate bene, e voilà, è diventato proprio uno specchio bellissimo. Adesso ve lo faccio vedere da vicino. Naturalmente le guarnizioni in plastica potete asciugarlo anche con meno cura perché sono più semplici. Date una passatina. E adesso vi faccio vedere come veramente in pochi secondi il piano induzione è perfetto, lindo, e vi potete specchiare, ve lo faccio vedere. Eccoci qui, come vedete in pochi minuti potete ottenere un risultato davvero super. Adesso che conoscete il mio trucchetto, non è niente di eccezionale, ma se uno magari non lo sa ottiene magari un risultato non ottimale, quindi spero di esservi stata utile. Fatemi sapere se voi a casa avete il piano a induzione o se avete i cuochi. Fatemi sapere se a casa vostra avete il piano a induzione o se avete il piano a gas classico e come vi trovate e secondo voi che cosa è meglio. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse ricordatevi di lasciare un bel pollicione di incoraggiamento al video, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i nuovi video quando escono. In più, se volete conoscermi più nel quotidiano, diciamo, vi invito a seguirvi sulla mia pagina Instagram ale_spadina, dove appunto condivido, oltre che i trucchetti e cose della mia casa, appunto anche la mia vita quotidiana, quindi magari ci possiamo conoscere meglio. Io vi saluto, vi ringrazio tantissimo come sempre per l'attenzione e ci vediamo martedì prossimo. Ciao!